Dopo una notte di pioggia intensa, svegliarsi al mattino con un pesce così in sacca non può solo che migliorarti la giornata che stiamo per affrontare. Sono alla postazione 20, una postazione che mette fine al lago che comprende la 17, la 19 e la 20. Questa postazione è caratterizzata da due isole, la prima più vicino a noi, un'isola secca dai grandi crostoni che la circondano, dove il fondale va dai 10 cm fino al sotto lo scalino che tocchiamo i 2 metri, 2,30 metri. La seconda isola è l'isola che confina con la postazione 22, un'isola veramente grande dai 1000 spot dove insidiare le nostre amiche carpe. In questa sessione ho deciso di provare a calare in 3 spot completamente differenti fra di loro. La prima canna ho deciso di calarla nell'angolo in fondo a destra della postazione tramite l'utilizzo di una boa. È uno spot veramente conosciuto, quindi sono convinto di riuscire a fare qualche partenza. All'arrivo al lago, parlando con il gestore Andrea, ho scoperto che il lago è completamente sorgivo. Ci troviamo infatti in una delle zone più ricche di sorgive in Italia. Proprio in questa postazione, frontale a me 60 metri, grazie all'utilizzo dell'ecoscandaglio, sono riuscito a trovare una delle tante sorgive presenti in questo lago. Ho deciso di calare la mia seconda canna proprio sopra la sorgiva. La terza canna l'ho calata sul mio sottosponda grazie all'utilizzo di un'altra boa, che mi permetterà al momento della partenza di riuscire a contrastare il pesce forzandolo un paio di metri, dandomi il tempo di salire in barca e raggiungere la boa. La primavera sta arrivando, le carpe stanno entrando in frega, è un periodo che di giorno la temperatura sta salendo, arriviamo sui 14-15 gradi, di notte siamo ancora un po' freschi. Questo cambio termico tra la notte e il giorno spero mi permetta di catturare delle carpe spettacolari. Partenza fulminea sulla canna con la boa nell'angolo di destra. Il terminale sembra aver funzionato alla perfezione. Appena l'ho vista sgallare pensavo fosse una regina e invece guardate che pesce, che spettacolo, non sarà di taglia ma la bellezza è unica. Data la conformazione di questo lago,
Ho deciso di instaurare la mia pasturazione con delle boilers di grosso diametro e in grandi quantità. Questo perché al Wild Lake non sono presenti solo carpe, ma sono presenti tante altre specie ittiche, come il carassio, la brema, scardole, tanti pesci di disturbo, chiamiamoli. Come detto, infatti, ho deciso di utilizzare delle boilers self-made al pesce, diametri che vanno dal 20 al 24 mm. Quando calo la canna tendo a pasturare in una zona molto limitata con 1 chilo e mezzo di boilers. Così facendo, anche se i pesci di disturbo arriveranno a mangiare le boilers di pastura, sono certo che all'arrivo delle carpe troveranno sicuramente qualcosa su cui alimentarsi e di conseguenza cadere sul mio innesco. Un trucchetto che ho imparato nelle mie sessioni precedenti qua al Wild Lake è quello di bagnare le mie boilers con un liquido attrattivo. Uso spesso il Pacific Tuna di Sissy Moore, con il quale mi trovo veramente bene. Bagno le mie boilers, le mescolo scuotendo il secchio. Una volta bagnate aggiungo una farina che può essere la farina di crayfish, sempre della Sissy Moore. Questo perché il lago è veramente pieno di gamberi e le carpe ovviamente sono solite alimentarsi di questi. Quindi io penso che sia una scelta molto vantaggiosa per rendere le nostre esche più attrattive. Stanotte la canna che ho calato nel mio sottoriva tramite l'utilizzo della boa ha fatto il suo lavoro. Il pesce è partito, io da riva sono riuscito quei 2-3 metri a riuscire, grazie all'utilizzo della boa, a staccarlo dalla riva e dagli ostacoli sommersi che sono presenti, e poi sono uscito con la barca e sono riuscito a metterla nel guadino. Bellissima e in forza. Uno dei metodi che utilizzo spesso qua al Wild Lake per pescare nei posti dove direttamente con la mia lenza non ci potrei arrivare è la pesca in deriva. Personalmente preferisco usare la boa perché mi permette di avere un contatto diretto col pesce subito dopo avvenuta la partenza. In questo modo io da riva riuscirò a tirare il pesce fuori dagli ostacoli tramite o un recupero veloce della nostra treccia oppure semplicemente di andare indietro un paio di metri. In questo modo ci aiuterà a togliere il pesce dagli ostacoli e ci darà il tempo di uscire in barca a guadinare il nostro pesce. Andrea, il gestore, ne mette già a disposizione, però per essere sicuro preferisco sempre arrivare da casa con 2-3 boe già costruite. Costruire una boa da deriva è semplicissimo. Abbiamo bisogno di moschettone in punta, una boa, una corda, una minima lunghezza di 3 metri per coprire tutte le profondità del lago, un moschettone alla fine e un bel peso. Preferisco che sia di una decina di chili, in modo tale che mi dia una buona tenuta quando devo combattere il pesce e tirarlo fuori dagli ostacoli, ma non deve essere più pesante perché una volta finita la sessione dovrò facilmente riuscire a tirarlo su dal fondo. Per costruirla basta legare la nostra corda al peso, passarla attraverso la boa e legarla al moschettone in cima. In questa sessione ho utilizzato la boa in 2 metodi diversi. La prima, pescando nel mio sottoriva, devo fare creare al mio filo tramite la boa una specie di V immaginaria. Il secondo caso in cui ho utilizzato la boa è nella canna che ho deciso di calare nell'angolo completamente a destra della postazione, perché alcuni tronchi non mi permettono di avere un contatto diretto. Quando vado a posizionare la boa guardo sempre che sia leggermente più avanti e spostata ovviamente di 30 metri dal mio innesco, in modo tale che questo angolo stretto che si va a creare mi permette di avere più forza sul pesce e di tirarlo fuori più velocemente dagli ostacoli.
Potrà sembrare un metodo difficile da utilizzare, ma fidatevi, una volta imparato vi permetterà di pescare in spot che prima erano impensabili da raggiungere. Stavamo per andare a ricalare le canne. Il nostro vicino di postazione ci ha chiesto se andiamo a fargli la fotografia a un bel pesce che ha preso. Essendo da solo, andiamo in aiuto. Quando vado a calare mi porto con me sempre un palo normalissimo con cui mi aiuto a capire la conformità del fondale. Lo ritengo sicuramente più affidabile rispetto a quello che può essere un piombo o un sasso, proprio perché tramite il tatto riesco benissimo a capire se sto pescando in un fondo duro o in un fondo molle. Se lo ritengo opportuno, verso sera cerco sempre di andare a pasturare i miei spot prima dell'arrivo della notte. In questo caso riesco, senza l'utilizzo della barca, ad andare a pasturare direttamente a piedi. Siamo. La sessione è volta al termine. È stata una sessione abbastanza complicata. Di giorno avevamo delle temperature che sfioravano e a volte superavano i 20 gradi per crollare di notte sui 0 gradi. Il Wild Lake è per me un posto dove dimenticare tutto, prendere la barca, prendere la canna, andare a calare sì nel posto giusto, ma nel posto in cui ti senti di calare. Non è la prima sessione che svolgo al Wild Lake e di soddisfazioni me ne sono tolto veramente tante, anche se me ne mancano parecchie. E per questo non passerà molto prima che io ritorni sulle sponde di questo bellissimo lago.